Firenze. Fondata come colonia romana e poi diventata un potente comune medievale, nonché massimo centro culturale dell'Italia, è una delle città più visitate al mondo, meta di milioni di turisti. In questo video vi mostreremo la top 10 delle attrazioni da vedere assolutamente a Firenze. 10. Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria. Siamo nella piazza più iconica di Firenze. Qui possiamo vedere l'esterno del Palazzo Vecchio, edificato a cavallo tra XIII e XIV secolo, e tra le due statue che vediamo c'è anche una copia del David di Michelangelo. Subito a sinistra l'imponente Fontana del Nettuno. L'ingresso del Palazzo Vecchio ci permette di ammirare il primo cortile, o cortile interno, sopra il quale si erge la torre. Gli affreschi mostrano allegorie dei mestieri fiorentini con grottesche. Queste raffigurazioni mostrano le principali città dell'impero asburgico. Infatti, Federico I de' Medici sposò Giovanna d'Austria. 9. Arno e Ponte Vecchio. Ecco l'Arno, che attraversa Firenze, un grande fiume per una città altrettanto grande. Da qui osserviamo un bel panorama del Ponte Vecchio, il famoso ponte trecentesco su cui sorgono edifici adibiti a botteghe, dove non possiamo non fermarci a fare due passi. 8. Santa Maria del Fiore. Cattedrale e simbolo di Firenze, si erge in Piazza del Duomo, in coerenza stilistica con il vicino battistero e il campanile. Sappiamo che potrebbe sembrarvi improbabile, ma la facciata è ottocentesca. La cattedrale rimase sguarnita esternamente fin dal 300, epoca di costruzione. Vediamo all'interno che le dimensioni della basilica sono enormi, infatti può ospitare fino a 30.000 persone. Gli affreschi cinquecenteschi dell'interno cupola mostrano scene del giudizio universale. 7. Battistero. Questo edificio di pianta ottagonale è un vero gioiello ed è un mistero. Infatti, gli esperti non sono ancora riusciti a stabilire se sia stato un tempio di Marte del IV secolo oppure uno splendido esempio del romanico fiorentino dell'XI secolo, o addirittura successivo. Noi ci accontenteremo di vederlo, dall'esterno e dall'interno, nelle sue forme e proporzioni armoniose. All'interno possiamo vedere i marmi policromi e gli splendidi mosaici. 6. Campanile di Giotto. Raccomandiamo di visitare il campanile perché permette una splendida veduta dall'alto, sia della città fiorentina sia della vicina cupola del Brunelleschi. L'architetto che sovraintese all'edificazione del campanile fu il famoso Giotto, e fu lui che volle le caratteristiche cromatiche che ammiriamo qui, con marmi bianchi, ma anche verdi e rossi. E dopo 413 scalini ci siamo meritati il panorama di Firenze dall'altezza di 85 metri. 5. Museo del Duomo. Sempre da Piazza Duomo è possibile ammirare il Museo del Duomo, in cui tra l'altro c'è un'interessante mostra dedicata alla storia e alla costruzione della cupola del Brunelleschi. 4. Santa Maria Novella. Prossima alla stazione dei treni, è prima meta di molti turisti. Una visita al complesso di Santa Maria Novella è irrinunciabile. La visita comincia presso il Chiostro dei Morti che vediamo ora, usato per secoli come cimitero. Passiamo qui di fianco alla trecentesca Cappella dell'Annunciazione. Proseguiamo poi con la visita al Cappellone degli Spagnoli, costruito attorno al 1350. Prese questo nome nel 1566, quando venne ceduto alla colonia spagnola di Firenze. Possiamo qui ammirare alcuni affreschi su San Pietro Martire. Degno di nota è il Chiostro Grande, con queste lunette affrescate del Cinquecento e recentemente restaurate. Proseguendo con la visita si possono visitare diverse sale,
alcune delle quali con dipinti di Paolo Uccello. Infine, si giunge dentro la Basilica di Santa Maria Novella, con la sua caratteristica pianta a forma di T. Possiamo qui vedere gli interni prevalentemente del XIV secolo. L'altare maggiore è invece in neogotico ottocentesco. Non perdetevi sul pavimento la meridiana che serviva a misurare il tempo. Da fuori possiamo vedere la facciata, conclusa solo nel 1920. Tuttavia fu Leon Battista Alberti nel Cinquecento che diede l'impronta più grande al progetto, di cui possiamo vedere l'insieme armonioso. 3. Giardino di Boboli. Immancabile la visita al Giardino di Boboli, incluso nel biglietto di Palazzo Pitti. Qui possiamo passeggiare per questi splendidi giardini rinascimentali e vedere il panorama delle colline attorno a Firenze. 2. Palazzo Pitti. Palazzo rinascimentale ad uso della famiglia Medici, galleria d'arte, opera d'arte in sé. Tutto questo è Palazzo Pitti. Entriamo e perdiamoci nelle sue innumerevoli splendide stanze affrescate. Possiamo qui vedere la Sala di Marte con affreschi seicenteschi. Al centro lo stemma dei Medici, con sopra la corona dei Granduchi. Ed ecco i dipinti, gli ori, gli affreschi barocchi della Sala di Saturno, che un tempo era adibita a sala per le udienze. Nella Sala Bianca troviamo questa discutibile commistione di arte contemporanea in una splendida sala rinascimentale. Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti. Finiamo la visita attraverso ampie gallerie di arte neoclassica e contemporanea. 1. Uffizi. E ovviamente non potevano mancare gli Uffizi. Non potete dire di essere stati a Firenze se non li avete visitati. Entriamo. Questa splendida mostra ospita opere d'arte famose in tutto il mondo, come questi dipinti di Giotto, passando poi per Botticelli, Caravaggio e tanti altri grandi artisti del Rinascimento. Nello splendido corridoio di Levante trovate queste splendide volte affrescate con grottesche, mentre passate accanto a statue romane con millenni di storia. Nel corridoio di Ponente possiamo invece vedere gli affreschi che mostrano fiorentini illustri e varie città del Granducato di Toscana. Degne di nota, come abbiamo accennato, sono le sculture di epoca greca e romana e questa copia rinascimentale dell'Laocoonte. Per ultimo, vi mostriamo il terrazzo delle carte geografiche, che mostra le mappe dell'antico Granducato di Toscana. Speriamo di avervi ispirato una visita o di avervi dato indicazioni utili se già avete intenzione di andare o tornare a Firenze. Non dimenticate di iscrivervi per ulteriori contenuti sui viaggi. A presto!